Quelle cose devono avere un significato, non per chi le guarda, ma per chi le fa. No, questa è l'idea della destra posta. Cioè per chilometri e chilometri e chilometri tutta pianura, ma in altezza, qui stiamo a pieno di metri che ma qua è tutto figo, molto bello, ma questo tanto c'hanno, ho visto quelle cose fatte così su a Prezzemolo, adesso non so chi prima chi dopo. Ecco, la visita di Attusa sono contento quasi quanto il Cremanzano. Poi là ci sono pure tutte queste cose che non mi pare di esserci passato. Questa è l'area del tempio, questi sono i fedeli. Ma no, perché insieme a Berger sono sempre i pastori, anzi i pastori, i cani pastori del sono così sacrificabili. Voglio passare per questo pertugio che non ho fatto prima. Questa si va alla base del terrapieno. Si è messa proprio così, sono tutti a incastro. Però guarda, devono reggere per i prossimi 2 minuti, poi a partire da adesso. Ok, i 2 minuti sono finiti, fate quello che volete. Avevo letto tempo di spazio. Al di là di qua mi voglio prezzare che ci sia stato inciso qualche cosa, ma questa cosa qui non sto a capire dove sia. Ah no, quelli no, non è che mi ci ho prezzato, c'è stato scritto qualche cosa che davvero là. Ma vediamo un attimo.
Cioè qua ti dà l'idea che ci fosse un'entrata. Ok, questa è la cittadella, cioè a me affascinano di più queste che in realtà sono un po' più misteriose, che io direi greci, romani, ne sappiamo tanto, ma poi abitando in Italia tante testimonianze, tanti studi, quindi non è che invece queste civiltà un po' voglio dire sconosciute, perché non sono sconosciute, però perlomeno noi italiani, anzi io ne so veramente poco. Mi piace pure l'aspetto così bucolico degli ermenti al pascolo. Diciamo che ho un po' di immaginazione. Che da qualche parte su internet ci sarà la ricostruzione digitale, almeno così potrò anche avere un riscontro con maggior cosa su quello che ho visto. No, da qua, che dall'alto non si vedeva, cioè da basso non si vedeva, ma c'è tutta una ragnatela di cose, però quelle cose devono avere un significato, non per chi le guarda, ma per chi le fa. Questo è il mio primo viaggio in moto. Volevo un po' una cosa un po'. In tante nazioni vicine l'ho viste per altri motivi, o con l'aereo, o con la macchina, quelle cose quindi. Non so, prima stavo da su a piedi, sono ospitali. È vero che sono pure un turista, quindi perché fa lì essere pure inospitali. Io sento tuonare. Finito? Molto pronto, fire finito, vedete? Ultimo rito. Questo, arriva. Questo questo nome, questo ultimo re nome Shupilluma. E questo io da montagna Italia. E questo un momento. Yardımcı İtalyanca ne demek? Ho una guida d'eccezione. Questo Aiutante. 80 Italia, questo ultimo re 80 nome Italia, io da montagna Italia nome. Grazie. Leonardo del futuro racconta cosa è successo ad Attusa a distanza di 2 anni e mezzo, a febbraio 2023. Quindi. Allora, il primo episodio, le tre persone erano persone addette al negozio di vendita di souvenir e volevo comprare effettivamente un ricordino, tant'è che quando sono arrivato alla biglietteria c'era peraltro uno che parlava italiano
e mi dice: senti, guarda, poi passa che ci abbiamo degli oggetti. Ho fatto: sì, sì, lo voglio prendere, perché sostanzialmente questo viaggio a Tusa ho visto un documentario su Attusa mi aveva entusiasmato, quindi l'ho voluto inserire proprio come tappa che mi interessava, ma era un po' come si dice un viaggio dell'anima, era un po' se volevo vedere, ma l'insistenza di queste persone, perché io mi sono praticamente custodito, sono andato lì a prendere questo oggettino, ho pensato a una cosa di 3-4 euro, qualcosa di analogo al caravanseraglio, e invece no, niente, si sono messi a proporre libri, schede, cose, per più di 100 euro di materiale. Cioè appunto questa pressione era diventata insopportabile, io sono dovuto andare un attimo al bagno perché comunque erano un'ora e mezza che stavo in giro lì per Attusa, e mentre stavo al bagno ho detto: sai che c'è, io non mi prendo un bel cavolo di niente, capite, quelle decisioni che vengono così. Quindi sono andato lì e io ho detto: guardate, non mi prendo manco la cosa che volevo prendere da 4 euro, non prendo niente, e me ne sono andato. Allora, questo materiale veniva a 100 euro, così, subito a proporla a 15-16 euro, il che la cosa mi ha fatto inferocire, perché cioè, tu mi stai... cioè, quanto ci vuole guadagnare su di me? Perché ci ho discusso pesantemente, ce l'ho anche mandato in qualche modo, hanno capito. Questa cosa qui ha pregiudicato però anche un'altra cosa. La cosa che ha pregiudicata è stata questa. Quando quella persona mi ha fatto vedere la tomba dell'ultimo re Titan, siccome parlava un po' l'italiano, perché lui diciamo quando non faceva il mandriano perché c'era delle mucche e faceva la guida turistica lì, ci siamo messi un po' a chiacchierare un po' del più del meno, e lui mi ha invitato a cena. Ho detto: ah, ti ospito io, dormi da noi. Quella ha detto: dormire da noi non ci avrei dormito, ma sicuramente una cena, diciamo, a base di capra, mi sarebbe piaciuto. Quindi poi con questa persona ci siamo scambiati il telefono, perché quando sono andato in Turchia ho preso anche una SIM turca, e siamo rimasti in contatto così tramite messaggi. Quando poi sono andato via dalle rovine, sono andato al paese di Attusa, vero e proprio, quello attualmente abitato, e non mi ha fatto una grande impressione perché, a parte che un po' di gente scostante, diffidente, che ti guardavano di traverso, sinceramente a me... A parte, uno, non ho trovato albergo, due, questo era l'ambiente, tre, e c'era pure la cosa che quei tre fossero proprio di lì. Quindi ho mandato un messaggio, diciamo, alla guida, e gli ho detto: guarda, ti ringrazio, però non ho trovato posto, che poi in effetti era vero, non mandava di discutere di questo qui. Ho detto: non ho trovato posto, ti ringrazio, sarà per un'altra volta, cioè prende mai, perché non credo di tornarci ad Attusa. Invece il Tempio Basso, che poi forse era una delle cose più belle da vedere, non l'ho visto perché quando sono arrivato allora, mi era già capitato di vedere altri greggi e di vedere questi greggi con questi cani anche abbastanza territoriali, cioè, perché questi sono cani che stanno facendo il loro lavoro, ma io non voglio diventare il loro lavoro. E quindi che è successo? È successo che come ho visto che ci stavano i greggi, me ne sono andato, e come appena alle spalle è arrivato poi dopo questo cane, ma un cane pastore enorme, un marroncino così, ma è grande, anche pesante sembrerebbe, ma ha iniziato a ringhiare, e io fino a che non sono salito sulla moto questo mi ha ringhiato, e la paura mia era quella di detto: adesso che parto, questo mi attacca una gamba, io la lascio ad Attusa. Questi sono i 3 episodi che non ho raccontato nel video, perché se stavo facendo di questi video, come ho già detto anche in altri momenti, per me è qualche cosa che mi diverte fare e mi ricorda del viaggio, ma è una cosa che piace fare a me. Poi chi la guarda, se chi la guarda piace, sono contento, ma sostanzialmente ho mi ricordo che condivido, ecco. Quindi per tenere comunque una narrazione di quanto è accaduto, ecco, questo è come è andata.